Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio parlare di come possiamo creare nell'ambiente disegno o anche nell'ambiente formato una tabella di distinta materiali o anche detta lista materiali o distinta base o BOM table, dove BOM sta per Bill of Materials. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Una tabella di distinta base la possiamo, come vi accennavo prima, creare sia nel formato sia nell'ambiente disegno. Ovviamente nel formato lo andremo unicamente a compilare con le giuste caratteristiche che poi verranno compilate con l'elenco dei componenti quando quel formato verrà utilizzato per fare un disegno. Mentre invece sul disegno vediamo quasi immediatamente il risultato di quella distinta materiali. Comunque la distinta materiali una volta creata con le corrette caratteristiche che a noi interessano possiamo salvarla per poi andarla a riutilizzare in altri disegni di assieme, ad esempio. Per fare una tabella di distinta base, come dice il nome stesso, dobbiamo andare a creare una tabella, quindi dobbiamo andare sulla scheda tabella. Vi consiglio di creare una tabella con il comando inserisci tabella, ma comunque nulla ci vieta di usare anche le altre funzionalità, ma semplicemente per il comando inserisci tabella consente di gestire in maniera un pochettino più libera alcuni aspetti e anche e soprattutto in maniera immediata. Ad esempio possiamo immediatamente decidere qual è l'origine della tabella, quindi il punto da cui si sviluppa la tabella e da cui può crescere, quindi in questo caso abbiamo definito che l'origine è il punto in basso a destra della tabella e questa tabella potrà crescere verso l'alto e verso sinistra. Questo è utile se vogliamo piazzare la tabella di distinta base nella parte bassa del formato e vogliamo che cresca verso l'alto. Inoltre possiamo gestire facilmente il numero di colonne e il numero di righe. Il numero di colonne deve essere pari a sostanzialmente le quantità e le caratteristiche che vogliamo mostrare nella tabella. Nel mio caso saranno 5 colonne. Il numero di righe invece è sufficiente che sia di 2 righe. Perché di 2 righe? Perché la prima riga conterrà unicamente delle intestazioni, mentre invece la seconda riga conterrà quelli che sono i campi che poi si svilupperanno nel conteggio dei componenti dell'assieme. Vi consiglio poi di disattivare questo segno di spunta perché diciamo non vogliamo l'aggiustamento automatico dell'altezza in base al contenuto. L'altezza la lasciamo impostata su 6 e la larghezza direi di cambiarla, per il momento la metto facciamo a 20 e poi andrò a modificare le larghezze che secondo me devono essere maggiori di 20 ad esempio. Quindi gli do un ok, piazziamo la nostra tabella, che è una tabella a tutti gli effetti, però inizialmente andiamo a inserire quelle che sono le intestazioni dei vari campi. Quindi ad esempio sulla prima colonna io voglio mettere l'indice piuttosto che il numero di posizione, quindi lo chiamo POS. Sulla seconda voglio mettere il nome del file, quindi scrivo proprio nome file. Poi c'è chi mostra invece il codice piuttosto che anche una descrizione, in questo caso la descrizione la mostreremo. Nella terza colonna vado a mettere la quantità, cioè quante volte quel componente è presente all'interno dell'assieme, quindi scrivo in maniera abbreviata Q.T A accentata ovviamente. Qui invece voglio mostrare il peso del componente e qui voglio mostrare quella che è l'unità di misura in realtà proprio del peso, quindi voglio farli mostrare in maniera automatica se le unità di misura del peso sono in chilogrammi, in grammi o altre unità di misura. Questo può essere anche un modo per verificare se ci sono delle inesattezze appunto sull'unità di misura dei componenti che stiamo utilizzando all'interno di questo assieme. Detto ciò, vado a modificare leggermente alcune larghezze e alcune formattazioni, ad esempio di queste due colonne voglio che siano più strette, quindi porto la larghezza a 15 mm, preview, ok, e decido di far sì che il testo sia allineato al centro. Su questa colonna invece direi che la larghezza la porto a 15, anteprima e ok, e l'allineamento lo porto ad essere un allineamento a destra. Mentre invece questa colonna è quella che contiene il nome del file, visto che il nome del file in realtà può essere spesso anche molto lungo, conviene sicuramente allargarla, la porto a 50.
anteprima e ok. L'anteprima è comoda perché appunto ci consente di vedere immediatamente l'effetto dei nostri cambiamenti che abbiamo fatto sulle dimensioni e le caratteristiche delle singole celle o delle singole colonne. Abbiamo più o meno, diciamo, impostato e formattato la tabella, ma comunque non c'è problema, diverse modifiche le potremo fare anche successivamente. Adesso dobbiamo andare ad assegnare a questa tabella una capacità che è quella di poter appunto conteggiare i componenti all'interno dell'assieme e di conseguenza andare ad estendere la tabella stessa. Per fare questo dobbiamo assegnargli una proprietà, ovvero una caratteristica anche, che è la regione ripetizione, con questo comando qui. Quindi andiamo su Repeat Region, ci si apre un bellissimo menu a tendina che, come vedete, insomma, non è di facilissimo utilizzo, però vi consiglio, come tutte le cose, di cercare di prenderci un pochino la mano, perché in alcuni casi ancora appaiono all'interno di Creo Parametric, nonostante sia un software ormai molto moderno, e questa è un'interfaccia un po' vecchio stampo. Però detto ciò, devo aggiungere una regione di ripetizione, quindi è sufficiente cliccare su Add, quindi aggiungi. Le regioni di ripetizione possono essere semplici o 2D, ma non ce ne preoccupiamo, nel nostro caso facciamo una cosa semplice, quindi aggiungiamo una regione di ripetizione semplice, ovvero una regione di ripetizione monodimensionale che si sviluppa unicamente in una direzione, e per aggiungerla è sufficiente cliccare alle due estremità della riga all'interno del quale appunto vogliamo aggiungere la regione di ripetizione. Quindi faccio un clic qui e faccio un clic qui. Noterete che lui mostra questa sorta di rettangolo all'interno di quella riga, rettangolo in questo caso blu. Faccio Done, ovvero fatto, quindi si chiude il menu. In realtà quel rettangolo non sempre si vede, comunque qualora non lo vediate potete cliccare su cambia simbolo o switch simbolo per mostrarlo oppure no. A questo punto andiamo a inserire i campi necessari. Avendo aggiunto la regione di ripetizione, facendo doppio clic nelle celle si apriranno queste finestrelle, che sono delle finestrelle che ci consentono di inserire i vari campi. Queste finestrelle servono a guidarci, sono una sorta di wizard che ci guida nell'inserimento di un campo che in realtà è composto da diversi termini. Ovviamente le descrizioni di questi campi sono delle abbreviazioni in inglese, quindi ASM sta per assieme, ad esempio MBR sta per member, RPT sta per report o anche repeat region potremmo dire, e così via. FAM ad esempio sta per family table, perché in realtà le regioni di ripetizione possono essere anche utilizzate sulle family table. A questo punto vi spiego un po' come funziona questo strumento. Ad esempio qui vogliamo mostrare in questa cella, vogliamo mostrare l'indice del componente o la posizione del componente, che è in realtà una proprietà della regione ripetizione. Quindi andiamo su, cliccando una sola volta su RPT e poi su index, quindi sarà l'indice del report, l'indice della regione di ripetizione. Ok, e ci viene inserita questa informazione qui dentro. Facciamo doppio clic anche in quest'altra cella, in questo caso vogliamo andare a inserire il nome del membro dell'assieme, che in inglese sta per Assembly Member Name, e quindi ASM Member, quindi MBR Name. Ok, e viene inserito quest'altro campo. Per le quantità, una cosa molto simile al discorso della posizione, quindi doppio clic qui dentro, la quantità calcolata nel report, quindi RPT QTY, che è un'abbreviazione di quantity. Mentre qui inseriamo il peso. In questo caso il peso non è elencato in quel wizard, però è una proprietà del componente dell'assieme, ovvero del membro dell'assieme. Quindi dobbiamo andare su ASM, MBR, e non essendo elencata qua possiamo andargli a dire user defined. Questo può servire per tutti quei parametri che non sono elencati in quella finestra, e quindi li possiamo andare a dare il nome appunto del parametro che vogliamo mostrare, che è quello che ci dà il peso, il pro MP mass, e confermiamo. Mentre invece in quest'altro caso, doppio clic, è sempre un'altra proprietà del membro dell'assieme, quindi ASM, MBR, user defined, è il PTC units mass, che è quindi l'unità di misura della massa, quindi ci mostrerà chilogrammi, grammi, libbre, a seconda delle unità di misura impostate nei vari modelli che sono state utilizzate. E confermo. Ok, a questo punto
vado a fare una giornata bella, però mi sono dimenticato di ricliccare su Switch Symbols, quindi fatelo anche voi. Se non vi mostra nulla, cliccando su Switch Symbols vedremo che appunto i vari campi si compilano tutti tranne uno che è il campo delle quantità, ma adesso vi spiego per quale motivo. Il campo delle quantità non si compila perché in realtà non gli abbiamo detto a questa tabella che deve mostrare una sola volta i componenti che si ripetono, o meglio, deve mostrare una sola volta tutti i componenti presenti nell'assieme. Quindi anche se il componente caldaia, anche se non è questo il caso, è presente più volte, lui mostrerà in questo modo due righe che contengono appunto lo stesso elemento. Per fargli fare un conteggio esatto dobbiamo andare ad agire sulla regione di ripetizione e sui suoi attributi, quindi clicchiamo su Repeat Region, sposto un po' questo menu, andiamo su Attributes, quindi attributi, selezioniamo la tabella, perché potremmo averne anche più di una, e gli andiamo a dire che non vogliamo mostrare i doppi. Quindi i componenti che vengono duplicati più volte non devono essere mostrati come più righe, ma come un'unica riga. Quindi no duplicates, done return, ancora done, e adesso noterete che il campo delle quantità si è compilato, anche se in questo caso non ci sono componenti che sono presenti più volte, però quantomeno siamo sicuri che se salviamo questa tabella e la utilizziamo su assiemi più complessi, ci darà il conteggio delle quantità. Tra l'altro, noterete anche che in realtà questa tabella mostra unicamente i componenti di primo livello, quindi mostra il componente caldaia, il componente corpo superiore, che in realtà è un assieme, il componente MCM, che in realtà è una vite, e il componente serbatoio caffè, che anche questo è un assieme. Anzi, potremmo fare una cosa per rendere la cosa più interessante, potremmo andare ad aggiungere una colonna, la mettiamo qui cliccando e gli diciamo nell'intestazione, gli diciamo tipo file, allarghiamo un po' la colonna affinché l'intestazione ci entri, diciamo che la portiamo a 18 e gli andiamo a inserire nella regione di ripetizione che sarà ancora presente, noterete che il rettangolo è sempre presente cliccando su cambia simboli, facciamo un doppio clic e gli andiamo a inserire il tipo di modello, questo per poter distinguere direttamente dalla distinta base quali sono gli assiemi e quali sono le parti. Quindi andiamo a fare ASM member type. Ok, a questo punto facciamo aggiorna tabella e noteremo che lui sugli assiemi scrive ovviamente assembly, sulle parti scrive ovviamente part. Allarghiamo nuovamente la colonna, la portiamo a 25 per farci entrare la parola assembly e direi che però in questo caso forse è più carino, almeno a mio gusto, l'allineamento a sinistra. Abbiamo fatto la tabella, la possiamo anche piazzare qui, poi in realtà con il giochino dello sposta speciale potremo anche piazzarla in maniera più accurata, però francamente non voglio rendere il video troppo lungo. Vi mostro che grazie alla distinta base che abbiamo definito possiamo dirgli di creare delle bolle, quindi dei balloons, come li chiama qua, e gli posso dire crea balloons per vista, quindi crea bolle per vista. Scelgo la vista su cui voglio vedere le bolle e me le mostra, anche se queste bolle sono un po' troppo distanti. Per avvicinarle un po' posso fare un box di selezione e gli vado a dire clean up balloons. In questo modo posso impostare la distanza delle bolle dalla vista, gli vado a dire 10 perché in genere mi piace che le bolle siano molto vicine. Preview e ok, quantomeno per non occupare troppo spazio. Noterete che se seleziono la riga, la bolla si evidenzia e viceversa, se seleziono la bolla, la riga si evidenzia. Ok, poi in realtà potremmo anche decidere di cambiare altre proprietà della tabella, quindi per il momento adesso ci sta mostrando solo i componenti di primo livello, ma se vado su Repeat Region, sposto sempre il menu, clicco ancora su Attributi, seleziono la tabella, gli posso dire anche che voglio mostrare i componenti interni, quindi gli posso dire di fare una tabella ricorsiva. Done return, ovviamente la tabella adesso è diventata molto più grande
Facciamo che questo lo spostiamo un po' così. Anzi, facciamo che questa per il momento la cancelliamo e quindi abbiamo visto che abbiamo creato una tabella che va anche a mostrare i componenti interni dei vari assiemi. Però in realtà a rigor di logica una tabella di distinta base dovrebbe in genere contenere solo quelli di primo livello, a meno che non stiamo facendo un lavoro un po' particolare. Ok, detto ciò, direi che abbiamo concluso l'argomento. Come tutti gli argomenti, sicuramente saranno necessari successivi approfondimenti, ma comunque vi esorto a fare degli esercizi sulla creazione di queste tabelle. Non vi ho detto che questa tabella può essere salvata, come qualsiasi tabella, anche in una cartella specifica, per poi riutilizzarla su altri disegni d'assieme. Oppure questa tabella può essere anche salvata e utilizzata su dei formati che magari utilizziamo specificatamente solo per gli assiemi, oppure su tutti i formati che utilizziamo sia per le parti che per gli assiemi, e quando lo utilizzeremo con un modello d'assieme, ovviamente quella tabella si svilupperà e andrà a fare il conteggio e quindi la lista dei materiali. Ok, detto ciò vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!